buongiorno. È un buongiorno un po' incerto perché ci siamo svegliati con il cielo tutto grigio e con un po' di pioggerellina. Fede è sceso per fare il carico dell'acqua. Siamo sempre qui al campeggio Gran Canaria, ma lo stiamo salutando. Facciamo gli ultimi servizi per Charlie e poi la strada chiama. Buongiorno anche da parte mia. Oggi un buongiorno un po' triste, lo vedete anche dal meteo, ma non solo per il meteo, ma soprattutto perché lasciamo i nostri amici. Ci siamo salutati, i nostri compagni di questi ultimi giorni, settimane, con cui abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti. E però la strada chiama. Esatto. E ci apprestiamo a nuove avventure. Un abbraccio di cuore grandissimo e grazie per tutto quello che avete condiviso con noi a Rudy e Daniela. Siete due persone veramente speciali, ve lo diciamo proprio col cuore. Così. Col cuore, come battono la mano sul petto qui i marocchini, veramente persone squisite. Ci siamo proprio trovati di gusti, di carattere, di scelte. Una sintonia perfetta, completa. Esatto, non siamo mai stati di troppo e abbiamo passato momenti per noi indimenticabili, ma penso posso parlare anche per voi. Quindi un abbraccio, un bacio amici, buona strada anche a voi e buone scelte future. Un saluto grande anche a Stefano e Anna Rosa che ci hanno dato tantissime informazioni, anche loro sono stati qui al campeggio qualche giorno Gran Canaria, ci hanno dato veramente tante informazioni utili per il viaggio, sì. Quindi vi auguriamo una buona strada anche a voi. Non smetterete mai di sentire queste frasi, cioè che per noi gli incontri sono linfa vitale per il viaggio, perché veramente gli danno un sapore tutto particolare, tutto speciale. Però come si dice spesso, le strade dei viaggiatori prima o poi si rincontreranno e quindi mai dire mai. Siamo sicuri che ci rincontreremo anche perché è molto probabile, perché noi adesso vogliamo scendere verso sud, loro vanno verso est, ma comunque poi noi dovremo risalire prima o poi. Purtroppo sì, e o quindi, per fortuna. E quindi insomma è molto probabile che ci rincroceremo anche qua in Marocco. Guardate che panorama! Bisogna dire che c'ha un certo fascino. Sì. Il fascino della Scozia, tipo della Cornovaglia. Veramente tanta nebbiolina. Ma con 18 gradi. Oh, ecco, questo ci piace. Ci piacciono i 18 gradi, che forse sono anche qualcuno in più, E guardate cosa troviamo! Attraversamento dromedari. Troppo forte, è il nostro primo segnale di attraversamento dromedari, è bellissimo. Fede stava andando a telecamera spenta, frena. Fede pensava attraversa un dromedario, non mi veniva la parola segnale e lui pensava che ci fosse un dromedario. Non lo vedevo. Dice ma non lo vedo, io gli ho detto no, è il segnale. No, è stato bellissimo. Chissà che non li incontreremo davvero qualcuno, perché stiamo andando verso, non me lo fare dire, è verso dove loro vivono liberi. Dai che forse si apre il cielo, dai che esce il sole. Laggiù in effetti una speranza c'è. Adesso passeremo dalla cittadina di Guelmin e andremo al supermercato il Marjan a fare un po' di spese prima di affrontare i prossimi chilometri. Allora lui vende il pane. Questo signore poverino con quest'acqua vende il pane con l'ombrellone. Questa cittadina è particolare, è tutta color terra. Tutta color terra, colore del deserto che praticamente la circonda. Stiamo entrando, ragazzi, in una zona proprio morfologicamente più desertica, più secca. Oggi piove, ma qui sono rare le piogge e effettivamente questo colore, non so, ocra, come definirlo, è da tutte le parti.
Le donne hanno degli abbigliamenti coloratissimi, portano questi foulard, questi scialli che le coprono praticamente dalla testa ai piedi. Ecco, si è rimesso a piovere, yuppi! Come vi dicevo, nel deserto era tanto che non pioveva. Sono arrivati i tickets. Dai tempi di Mosè che non piove nel deserto. Porino lui, tutta la Madonna, pioggia. ma poi che vende? Non abbiamo capito cosa trasportasse, tutte roba, apparecchi elettrici sembravano. Waterproof. Madonna, con questa pioggia, poveretti. La volete sapere qual è la cosa positiva in tutto ciò? Che finalmente lava il povero Charlie. Che ne ha anche bisogno. Ne ha tanto bisogno. Charlie è rosa, è diventato rosa, perché questa sabbiettina ha questo colore un po' rosato, rossastro. Si era tutta appiccicata alla carrozzeria di Charlie, immaginatelo, impanato, e stamattina con la nebulizzazione d'acqua che c'era il campeggio aveva fatto ancora più macello. Invece ora sta avvenendo bene, sta piovendo e speriamo che lavi bene la carrozzeria. Il traffico è congestionato anche perché abbiamo beccato l'orario di uscita da scuola. Questi bimbi di varie età o con le mamme che li stanno un po' ricoprendo con gli ombrelli. Ciao! Qualcuno ci ha fatto anche il segno brutto col dito. Questi bimbi tremendi. Però qualcuno ci ha anche salutato. No, ci hanno salutato. Un sorriso. Sono carini, sono forti. I marocchini sono veramente di cuore. Tutti al Marjan. Che di camion. Ecco il Marjan di Guelmin. Oggi pranzetto veloce con un risottino rossino dobbiamo finire 2 sughi e quindi quale migliore occasione che non farsi un bel riso. Poi facciamo la spesa e poi vediamo se proseguire o fermarci qui, ma io credo che proseguiremo più verso sud perché è migliorato notevolmente il meteo. Si sta aprendo, quindi ora mangiamo e poi valutiamo. Piccola spesa fatta, giusto 2 cose che ci servivano, intanto esce il sole, quindi il piano è di proseguire. Guardate il cielo. Si è liberato, che bello. E non c'è niente da fare, il calcio è nel sangue di tutti i marocchini. In ogni piazzale dove c'è un po' di spazio loro giocano a calcio. Qui sembrava un allenamento serio con tanto appunto di allenatore, ma spesso e volentieri troviamo proprio partite improvvisate con questi ragazzi con i palloni, molto bello tra l'altro. E attraversando il grande arco usciamo da Guelmin. Ciao! Chissà che in futuro non ripasseremo da questa cittadina. E da questa porta. E da questa porta. Probabilmente non lo vedrete dalla GoPro perché non riesce a zoomare fino laggiù in fondo. Ma tutti quei puntini che camminano sono dromedari liberi. Ciao belli! Dovrebbe essere olio d'oliva quello che vendono. Ah no, gasolio. È gasolio, è benzina perché rimane a secco. Aia.
Ma scusa, ma te stamani ti sei cambiato la maglietta intonandoti a quella del Sahara? Esatto, esatto. Ah, ecco. Allora, da questo momento in poi salutate White Charlie, perché non lo vedremo mai più bianco. No, decisamente no, almeno fin quando non lo rilaveremo nelle latitudini più a nord. Perché da ora in poi il verde è finito. E questo è il panorama che più o meno si prospetterà per i prossimi chilometri, e saranno molti Chilometri, perché stiamo per entrare nel Sahara, anzi nel Sahara occidentale, nel deserto. Già qui ci siamo. Andremo ancora più a sud, Ma prima raggiungeremo un punto iconico che segna l'inizio, l'ingresso. diciamo la porta del sud verso il Sahara. Eccoli, li vedo. Li vediamo! Questa è la città di Tamtam, la porta del Sahara, e come ogni porta ci deve essere un ingresso trionfale, e li vediamo. Sulla rotatoria c'è il simbolo di queste terre. Come vedete dagli autobus, dalle macchine, si fermano tutti per fare le foto. E noi faremo uguali. Salutati i big dromedari, fatto tutte le foto di rito, proseguiamo e andiamo verso l'oceano, perché Tamtam è una cittadina leggermente nell'interno. Diciamo la parte più interessante è Tamtam Port, cioè il porto di Tamtam, appunto sull'oceano, e noi vogliamo andare lì. Abbiamo dato un'occhiata prima di accendere Charlie all'applicazione Park4Night, però non ci sono parcheggi dove sostare anche la notte al porto di Tamtam, quindi avevamo infatti opzionato un campeggio che ci avevano consigliato degli amici trovati in viaggio, e hanno detto che costa poco e può andare bene per una notte di transito. Nel frattempo altri dromedari sulla collina. Sono talmente lontani che sembrano un gregge di pecore, ma vi assicuriamo che sono dromedari. Sono piccini. Guardate dove siamo! Independence Day! Ma questo nuvolone, se va via, viene fuori il tramonto. Infatti, stiamo aspettando quello noi. Guardate che strada, discesa, poi c'è quella mega curva, un rettilineo e laggiù l'oceano. E quello è il porto di Tamtam. Mi fai ridere quando che dici poi c'è, non c'è niente, è deserto. Poi c'è perché si vede proprio laggiù qualche palo della luce, qualche cosa in lontananza, piccini ma qualcosa si intravede. Però anche il niente, non ci siamo abituati a vedere questi campi sconfinati, deserto, qualche cespuglietto di verde, ma raro, e quindi è un'atmosfera bella, surreale, molto bella. Ed eccoci al porto di Tamtam. Questa è la strada principale, molto carina, con tutte le palmettine, un po' più rifinita del solito, Sì. con tutti i lampioni per entrare in città. Come potete ben vedere dalla rotatoria, il porto di Tamtam è appunto un luogo di pesca, di pescherecci e cittadina di pescatori. Io vado di qua. Sì, andiamo verso destra. E a conferma di quello che vi stavo dicendo, ci siamo proprio fermati un attimo per controllare la strada,
e appare qui alla nostra destra l'Istituto Tecnologico di Pesca Marittima di Tam Tam. Abbiamo trovato un paio di campeggi, ma prima vogliamo andare a fare un po' di diesel perché iniziamo a scarseggiare, e abbiamo visto che qui ce ne sono pochi e sono anche difficili da trovare perché il paese ne è sprovvisto. Ce n'è uno qui fuori a 3-4 km, ci andiamo subito. C'è da dire che questa è una frazione di 10 case, è un porto di pescatori, quindi Tam Tam città grande, è qui a una quindicina di chilometri, quindi lì ce ne sono di più. Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Oggi vi diamo il buongiorno in mezzo al nulla, in una zona proprio desertica. Bellissima però. Abbiamo lasciato il campeggio dove abbiamo dormito stanotte, abbiamo pagato 80 dirham, poco più di 7 euro, e ci aspetta una lunga traversata di circa un'ora e mezzo, 140 km più o meno, per raggiungere la prossima tappa. Ma nel mezzo non c'è nulla! Non c'è nulla eccetto i nostri amici pelosetti. Ci siamo fermati per fare una piccola sosta, per fare 2 foto a Charlie, per fare una piccola merenda, e già che ci siamo diamo da mangiare un pochino anche a loro. Come vedete oggi il cielo è bello pulito, non ci sono grosse nuvole, quindi anche i colori risaltano al massimo. Andiamo a prendere le crocchette, va? Lui sì. Sì, gli piacciono anche a te, vieni. No. Io no. Anche te, vieni. Qui non trovano niente, è deserto. Ciao, e te come ti chiami? Hai mangiato una croccantina, Tanto qua si beve. Ma com'è lui, guardate com'è lui. Bellino. Te sei giovanissimo, Alla fine il piccolo spuntino si è trasformato in una gustosa spaghettata. Gli avevo detto che si faceva uno spuntino veloce e poi si proseguiva. Ma io già sapevo, e da buoni italiani tu spaghi. Con tanto di grana maremma, che ancora un pochino è rimasto. Proprio l'ultimo baluardo, e poi ciao.
Ed ecco che scorgiamo questo distributore dopo il posto di blocco della polizia, Atlas Sahara ad 8,08. Sapete quanti sono 8 dirham.08? Ma lo sapete veramente? Significa che il diesel, ragazzi, qui costa 75 centesimi di euro. Faccio riempire anche la tanica dell'acqua. 75 centesimi di euro, lo ripeto perché tante volte qualcuno è lì che ha preso uno schiopone e non l'ha sentito. 75, cioè 0,75. 0,75. Finora l'avevamo messo economico, ma 95 centesimi, il minimo 93. Questo proprio è veramente basso. Tra l'altro la Shell che è di fronte a noi ci siamo fermati al primo, la Shell 8,08, anch'esso. Per la verità ci avevano dato una voce dei nostri amici viaggiatori che hanno detto: se dovete fare gasolio passate da quella zona perché ci sono dei distributori veramente economici. Li ringraziamo perché di fatto è così. E ora a tutto pieno fatto. Siete seduti sul divano, non siete in piedi, no? Perché qui si rischia lo svenimento, ragazzi. Io infatti non parto, io sono già svenuto. Fede, quando ho fatto la conversione abbiamo speso, lì c'è la pompa che testimonia, 560 dirham. Ho fatto un attimo la conversione per essere certa. Praticamente, ragazzi, abbiamo fatto il pieno e Charlie ha 90 litri. E noi ne abbiamo messi 70 perché eravamo quasi in riserva. Ne abbiamo messi 70. Abbiamo speso 52 euro. Per 70 litri, Per 70 litri di gasolio. Lo festeggiamo questo momento e ci teniamo perché è il gasolio più barato, direbbero in Spagna, più economico di sempre, della nostra storia, del nostro viaggio di Charlie, ragazzi. Qui aprirei una bottiglia di spumante. Pensate che in Georgia avevamo fatto festa perché il gasolio lì costava 90 centesimi. Ma qui si va via. E quindi pensavamo che fosse il più economico in assoluto, ma il sud del Marocco ci ha stupiti. 75 centesimi di euro, lo ripeto ancora una volta. 52 euro per 70 litri. E mamma vai! mia! Io mi trasferisco qui, Festa! Se mettete la benzina comunque 9,35. 9 dirham e 35 sono 87 centesimi di euro. Mamma mia. Ah, e poi non abbiamo aggiunto, è servito, Questo è l'Atlas Sahara. Se proprio poi voleste esagerare e voleste fare un regalo al vostro motore, alla Shell la V-Power costa 80 centesimi di euro, 0,8. Siamo entrati nella cittadina di Akfenir, così si dovrebbe leggere, piuttosto grande, ma sembra proprio un punto di passaggio dei camionisti, perché coloro che percorrono appunto l'autoroute, la strada che stiamo facendo noi, poi si fermano magari per mangiare, per i vari ristori, per il gasolio molto economico. Abbiamo saputo che qui ci sono ristorantini di pesce, anch'essi economici e al bacio. Lo sai che io lo sento al naso? È vero, si sente, sì, nell'aria, ce ne sono molti probabilmente. Infatti ci avevano detto degli amici che si trovano lungo la via principale, cioè questa, tanti camion fermi perché gli autisti insomma si fermano e vanno in queste trattorie, ce ne sono molte, che preparano del buon pesce fresco. E tutti i distributori di qui di Akfenir hanno anche loro il gasolio a 8,08. Stiamo per raggiungere una zona interessante, ovvero un tratto lagunare che è proprio qui a ridosso della costa sull'oceano,
ovvero la laguna di Naila. Ce ne hanno parlato bene tutti, potrete capire, stiamo ascoltando molto i suggerimenti dei nostri amici che abbiamo incontrato, dei viaggiatori, perché ci sono stati di recente e quindi ci hanno suggerito insomma di non perdere questa zona lagunare perché è molto bella e interessante. Siamo entrati all'interno del Parco Nazionale di Knifis, che è un parco estesissimo. All'interno di questo parco di Knifis c'è la laguna di Naila. Adesso stiamo prendendo la strada che porta vicino alla laguna, dove c'è un parcheggio e possiamo sostare. Che colori! Guardate là, quella è tutta zona lagunare, bellissimo ragazzi, bellissimo. Che strada! Una strada fino a qui asfaltata, dopodiché ciao! Asfalto, bye bye. No, forse asfalto, No, c'ha il colore della è sabbia. vero. È mimetico. Mi ha fregato. È un asfalto mimetico. Piccole dunine sahariane. Non so neanche la parte giusta. Quanti sono? Che posticino ci siamo trovati! Qui abbiamo quella striscia di sabbia con tutte le dune e questa insenatura. Poi magari vi mettiamo anche un'immagine dal satellite per farvi capire meglio la conformazione del sito. Bellissimo, perché praticamente la striscia delle dune separa l'oceano dalla laguna interna. Infatti abbiamo letto che questa è la casa di tanti animali, soprattutto fenicotteri, spatole e cormorani. E passano di qui tanti uccelli migratori, quindi questo mi sembra un bel rifugio e hanno tanta acqua a disposizione, sono riparati insomma tramite le dune, quindi però è anche un bel posto per i camperisti, direi. Direi proprio di sì, oltre che per gli uccelli a migratori. giudicare dai vicini di casa che abbiamo. Sì. C'è un po' di vento. Sì, un po' di vento. E quindi per il vento e per la zona faunistica oggi non si vola con il drone, anche perché non ce l'abbiamo. Fatto la battuta, però possiamo prendere la nostra 360 e fare una bella affaccio sulla laguna. Che dite? Che dite? Ci sono anche le panchine e anche il poggiapiedi. Che meraviglia, che meraviglia. Ma la cosa più bella è che ci sono 23-25 gradi. Promettono dei tramonti magnifici da qua, così abbiamo letto. Allora, per me è un mojito. Lei cosa desidera? Ma va bene anche uno spritz. E per Ciardino? Ciarlino è là che ci guarda. Per Ciarlino un doppio litro d'olio.
punto, sono passate un paio d'ore e un po' è scesa la marea, si vedono affiorare un po' di parti del centro della laguna, ci sono tutti i camper in attesa del tramonto, aspettiamo che il sole si faccia vivo. Guardate che tramonto, ragazzi, che spettacolo!